Bentornati amici di Italian League, siete pronti per tutte le novità di questa settimana? Partiamo innanzitutto con l'evento più importante che sarà l'Elettromania. Esattamente partirà il 16 di marzo alle 10 del mattino e finirà il 22 alle 8 di sera. Protagonisti saranno ovviamente Pokémon di tipo Elettro e farà il suo debutto Tynamo per la prima volta, ovviamente con tutta la sua linea evolutiva. Farà il suo debutto nei Mega Ride anche la Mega Evoluzione di Magnetric e ovviamente ci sarà tutto un evento a tema Elettro che andrà sia dai ride che alle quest che allo spawn che ovviamente alle schiuse. Quindi ad esempio diciamo che allo stato selvatico sarà possibile trovare Gyarados di Alola, Voltorb, Electric, Stunfisk ed altri. Poi invece dalle uova da 5 km potremo schiudere Pichu, Elekid, Electric e così via. Le ricerche sul campo daranno tra i premi, ricordiamo quelli più importanti, Mega Energie di Mega Ampharos e di Magnetric ovviamente. E poi ci sarà anche una ricerca a tempo che sarà esattamente incentrata sui potenziamenti dei Pokémon di tipo Elettro. Ma le novità del 16 marzo non finiscono qui. Infatti nei raid a 5 stelle per la prima volta farà la sua comparsa la forma totem di Tundurus. Esattamente rimarrà nei raid fino al 30 marzo. Ricordiamo che è un Pokémon di tipo volante ed elettro e avrà come counter essenzialmente Pokémon di tipo roccia e ghiaccio. Ricordiamo anche i PL 100 sia del Pokémon a livello 20 che del Pokémon a livello 25 e quindi col boost del meteo. Il boost del meteo sarà dato dal vento e dalla pioggia e i PL saranno 2091 per il livello 20, ovviamente per l'IB100, mentre 2614 per quello boostato. Tra i counter ricordiamo Darmanitan Ghiaccio, Rhyperior, Terrakion, Rampardos e così via, insomma. Prima di andare avanti con tutte le nostre novità, abbiamo il momento del contest del verso del Pokémon. Who's that Pokémon? Annunciamo il vincitore del contest del verso della settimana scorsa, che è esattamente Colaxel. Quindi complimenti Colaxel, hai indovinato il verso del Pokémon che era Nuspas. Il verso del Pokémon di questa settimana è esattamente questo. Ascoltate bene. Bene, adesso vi do un piccolo indizio. Vi dico che questo Pokémon è utilizzato da Elesa in una battaglia contro Ash in una puntata dell'anime. Lei definisce questo Pokémon ironicamente la regina elettrica. Quindi insomma spero di avervi dato una mano. Come partecipare lo sapete già, ovvero commentando con il vostro nome allenatore e con il nome del Pokémon di cui ovviamente è verso qui sotto nei commenti del video. Vediamo chi vincerà questa volta. Adesso invece vi vado a parlare di alcune novità che sono state introdotte giovedì scorso. Innanzitutto sono stati attivati i bonus sulle caramelle XL di cui vi abbiamo già parlato nel video precedente. Sarà possibile fare caramelle XL nel momento in cui si scambieranno dei Pokémon, però non vi è la certezza, nel senso che maggiore la distanza della cattura dei due Pokémon, tipo non so, i Pokémon sono stati catturati a 10 km di distanza, allora ci sarà poca possibilità di avere una caramella XL dallo scambio. Se invece i Pokémon sono stati tipo catturati a 50-100 km di distanza, è più facile che questi Pokémon possano sfornare caramelle XL durante lo scambio. Un'altra possibilità invece di fare caramelle XL sarà camminando con il proprio compagno, però vi è solo la possibilità. Invece saranno garantite caramelle XL dalla cattura di Pokémon evoluti. Esattamente in base allo stadio di evoluzione sarà possibile fare una o due caramelle e poi saranno garantite 3 caramelle XL esattamente dalla cattura di Pokémon misteriosi piuttosto che leggendari. Quindi vi ricordiamo, riceverete esattamente 3 caramelle XL dalla cattura di ogni Meltan, che potrebbe essere insomma un buon Pokémon da utilizzare ovviamente in Lega Master. Oltre a questo sono state inserite altre novità che sono ancora in fase di test e riguardano esattamente la possibilità di vedere cosa schiuderemo dalle nostre uova. Come vi ho detto non è una cosa ancora per tutti quanti gli allenatori, per cui insomma vedremo se poi tale progetto sarà portato avanti dalla Niantic e esteso per tutti quanti i giocatori. Vi ricordo in più che il 16 marzo dalle 18 alle 19 ci sarà l'ora in primo piano di Voltorb e questa volta avremo come bonus la possibilità di raddoppiare la polvere di stelle
con la cattura dei Pokémon. Quindi vi raccomando, attivate il pezzo stella. In più, se vogliamo dire, Voltorb è un Pokémon abbastanza difficile da trovare shiny, quindi è il momento di sfruttare al massimo questa occasione per implementare il vostro Pokédex shiny. Ma adesso diamo qualche dettaglio sull'utilizzo di Electrode nel PvP. Sappiamo innanzitutto che questo Pokémon ha avuto un certo ruolo nella Coppa di San Valentino, la Love Cup, e anche un certo ruolo nella Kanto Cup. Quindi insomma non è proprio da buttare. Innanzitutto l'IV per il rank 1 è esattamente l'1-15-15 per la Lega Mega ovviamente. E per quanto riguarda le mosse invece consigliate, ovviamente si utilizza questo Pokémon con la mossa scarica e sbloccando la seconda mossa ripicca per dare una certa copertura, perché comunque è una mossa che in generale fa male un po' a tutti quanti. Mentre altra mossa che si potrebbe utilizzare è la mossa iperraggio, che potrebbe insomma prendere un po' la sprovvista all'avversario, però non è proprio consigliatissima. Insomma è come dire un po' un jolly da poter sfruttare in queste coppe tematiche, più che ovviamente nella GBL aperta, nella quale non è proprio il top, ci stanno di sicuro dei Pokémon migliori da utilizzare. Infine una piccola chicca. Vi siete chiesti come mai proprio in questa stagione delle leggende sia stata inserita la possibilità di trovare Arcanine allo stato selvatico shiny? Innanzitutto diciamo che alcuni Pokédex lo descrivono, o meglio lo fanno sottostare nella categoria del Pokémon leggende esattamente. Infatti il Pokédex di Pokémon giallo lo descrive esattamente così. Un Pokémon leggendario che vive in Cina. Molte persone sono affascinate dalla sua grazia e dalla sua bellezza mentre corre. E per farvi capire quindi il motivo per cui è stato introdotto questo shiny, che secondo me comunque poteva essere una cosa abbastanza interessante. Prima di concludere la nostra rubrica e di coinvolgervi in un nuovo progetto, dobbiamo chiudere ovviamente il contest del meme annunciato il mese scorso. Abbiamo un vincitore. Il ragazzo è di Napoli e ha deciso tuttavia di rimanere anonimo. Ed ora invece annunciamo il nuovo progetto. Il progetto si chiama Pokefotografo. Quindi vi invitiamo a mandarci foto in AR dei Pokémon ovviamente che preferite e a renderle il più possibile artistiche. Non c'è un tema preciso, semplicemente vogliamo coinvolgervi e alla fine di ogni settimana o del mese, in base insomma alla vostra partecipazione, pubblicheremo le foto più belle. Per partecipare dovrete semplicemente condividere le foto tramite storia o meglio tramite post magari su Instagram, dovendo taggare la pagina ufficiale di Italian League e poi i profili privati mio e di Davide. E non vi scordate di mettere l'hashtag sotto la foto ARPicLeague. Alla fine vi ricordo come sempre di mettere mi piace al video, di commentare, magari dirci anche cosa vi è piaciuto, cosa no, cosa vorreste sapere, magari qualche dettaglio in più su PvP, se volete che magari affrontassimo qualche argomento preciso. Ovviamente, insomma, aspettiamo le vostre delucidazioni e i vostri consigli sempre nei commenti. Attivate la campanella per sapere sempre, insomma, quando esce il nuovo video, che di solito esce di lunedì o di martedì, però insomma ovviamente può variare in base agli eventi, perché noi su questo sì, ci basiamo ovviamente. E poi a parte questo di mettere mi piace e seguire il canale di Telegram, la pagina di Instagram e ovviamente la pagina Facebook di Italian League ovviamente. Quindi mi raccomando, ci vediamo la settimana prossima, un bacio a tutti, ciao!